Ciao a tutti ragazzi, lei è Ari e lui è Ivan e siamo qui per un evento bellissimo. A noi ci piace quando arriva a fine anno. È quel periodo dell'anno in cui è già... Dici mamma mia. Dicevamo quel bel periodo dell'anno dove escono i mega show annuali con i premi, e possiamo dire che forse questo è magari non il più importante, ma probabilmente il più famoso di tutti i premi che vengono rilasciati. Sì, diciamo che un po' di anni fa aveva il suo prestigio, che negli ultimi anni secondo me ha un po' perso. Ha un po' perso, okay. Anche quest'anno abbiamo ripreso dopo il Covid a fare Mama all'estero, non più solo in Corea, ma non so se sarà come prima del Covid comunque. Ok, vedremo un po' come andrà, però diciamo che come nome, come fama mondiale probabilmente i Mama sono quelli più seguiti, diciamo, come premi. La sua fanbase solida rispetto ad altri award show. Allora, cosa faremo oggi? Andremo a vedere quelli che sono le nomination delle varie categorie. Io direi di fare due punti di vista, cioè quello che secondo noi vincerà e poi quello che invece vorremmo noi che vincesse. Sì, mi perché piace può essere cosa. diverso, perché noi diciamo questa categoria sicuramente vince quel gruppo, ma sarei contento se vincesse quell'altro. Potrebbero esserci 4 risposte diverse per esatto, assolutamente. Quindi poi ci dovrete dire secondo voi delle varie categorie chi secondo voi vincerà e chi invece vorreste che vincesse. Magari non tutte le categorie se non vi viene voglia, ma delle categorie che preferite. Ad esempio questa partiamo qua dalla prima categoria che conosciamo ben poco. In questa edizione non ne conosco neanche uno, devo essere sincera. Questa è Best Original Soundtrack, quindi la colonna sonora migliore perché sappiamo che buona parte dei drama coreani hanno poi delle colonne sonore di cantanti K-pop. Molto spesso le canzoni vengono scritte apposta per questi drama, quindi c'è questa bella cosa, quindi nascono proprio delle colonne sonore nuove. Allora, di tutti questi drama, io ti direi che l'unico che ho visto per ora è Business Proposal, quindi Melomance con Love Maybe. Però non lo so, Our Beloved Summer è nominato 2 volte, quindi magari una delle due ha più possibilità di vincere. Nominata 2 volte perché in due... Ci sono 2 canzoni di questo drama. 2 canzoni dello stesso drama, sì. Poi una delle due è cantata da BTS, un membro di un gruppo leggermente famoso. Anche questo aiuta, ovviamente. Quindi io ad occhio così direi che potrebbe vincere Our Beloved Summer, Christmas Tree, che poi siamo anche in periodo, quindi ci starebbe anche una bella canzone sull'albero di Natale, ci starebbe. Allora qui io mi affido totalmente a te, perché a parte conoscere alcuni degli artisti, tutti non li possiamo conoscere, ma secondo me neanche in Corea li conoscono tutti. Cioè, oltre ad andare a quelli che sono i nomi, ho poco da dire perché non conosco i drama. Diteci però la vostra, perché so che molti di voi sono appassionati di drama. Magari chi le ha viste tutte e 4 anche, e ha avuto un po' l'influenza, insomma, ha ascoltato un po' di soundtrack, può dirci qual è stata quella più bella o quella più popolare. Allora, c'è una particolarità, perché potrebbe vincere la canzone del drama più popolare, oppure una canzone che invece è diventata popolare perché è veramente bella e magari il dramma è meno popolare degli altri, chi lo sa. È probabile anche questo. È particolare questa cosa, vedremo come andrà. Comunque, quindi noi puntiamo su Christmas Tree. Iniziamo bene già albero di Natale, alla prima categoria, non sappiamo già. Vabbè, collaboration. E qui ne sappiamo un bel po' di più. Qua è dura. Voi ovviamente le vedete i nomi. Dura è dura molto. Qua andrei un po' ad esclusione. Vai. Ti direi Uwu e Minoi, Ghosting secondo me non vincerà, e così come 10 cm e Big Nori. Loco Hwasa mi piacerebbe dire che hanno opportunità, però contro J-Hope, Crush e PSY e Suga è un po' difficile. È un po' dura, è vero. Allora, quando le escludiamo non le escludiamo perché non ci piacciono, ma facciamo una logica di fama mondiale, anche perché i voti non sono solo a livello coreano, sono a livello mondiale. Poi non è solo votazioni, ma anche chart, esatto. molte percentuali messe insieme. Esatto. E ovviamente Psy con Suga o Crush con J-Hope sono rimasti in cima alle classifiche forse un po' più tempo degli altri. Se devo dirti la mia, per quanto io non ami
assommi tantissimo questa canzone. Penso che Psy con Sugar potrebbero vincere. Decisamente. Qua mi sembra abbastanza chiaro. Sì, direi di sì. Sì. Anche se sono d'accordo con te, mi piacerebbe vincessero qua Sai Loco. Sì. Ma ecco. Già il fatto che hanno fatto la seconda collaborazione insieme, secondo me è abbastanza epica come cosa. Ci sta. Next. Hip hop. Best hip hop. Ok. Hip hop. E qua diventa dura perché allora ti dico la mia. Quest'anno è stato un anno in cui noi con le nostre trasmissioni alcuni nomi li vediamo più volte o meno. Bio si è visto tanto. È un nome che in classifica è rimasto tanto. Quindi sì, J Park, J-Hope, Big Nodi, ok. Sono nomi sicuramente importanti. Anche c'è da dire che la canzone di J Park insieme ad IU è rimasta in certa aiuta. sì. Aiuta. O Zico, un altro nome importante. Però se dovessi dirti io una mia previsione, secondo me potrebbe essere Bio, perché è il suo anno forse per i rapper. Anche secondo me. Poi contando hip hop, J Park sicuramente insomma rientra nel suo genere, no? Però come canzone Canadara non mi sembra così tanto hip hop, quindi già il fatto che sia stata nominata con questa canzone mi sembra un po' strano, se non perché appunto ha avuto un eco più maggiore. E quindi anche personalmente, nonostante sia una canzone che mi è piaciuta tanto, mi parrebbe un po' strano se vincesse J Park con Canadara. Vero. E ti direi che Zico sicuramente ha avuto, anche con l'ultimo show Street Man Fighter, ha avuto una bella vetrina. Esatto. Però Bio sicuramente, non contando anche solo la canzone Counting Stars, che comunque ha avuto un successo enorme, secondo me lui in generale si merita la vincita. Sì, è il suo anno, assolutamente. Decisamente. Best Band Performance. Qui si parla però di performance, quindi attenzione, non si parla di miglior canzone o miglior gruppo, ma una miglior performance, quindi è stata presa una performance in particolare. Sì. Immagino. Vedo nomi che conosco poco. Sì. Lo dico sinceramente, probabilmente, scusami, mi sono perso l'altro nome. Ecco, allora gli Ex Dinar Heroes secondo me pagano il fatto dell'essere troppo freschi. Sì. Però potrebbe anche invece essere una cosa positiva, perché a volte noi siamo portati a dimenticare un po' quello che è successo magari in mesi passati e a ricordarci le cose più fresche. Sì. Quindi è una cosa un po' strana. Lucy, ricordo che li abbiamo suonati anche in radio. Sì. E ci sono entrambi gruppi molto nuovi. Sì, comunque. E ci era piaciuta molto anche quella canzone. Sugli altri gruppi, ahimè, li conosco poco. Se dovessi fare una previsione, io sarei forse gli Ex Dinar Heroes. Sono un po' tra loro, perché comunque sono freschi, hanno una fanbase anche solida, nonostante siano un gruppo nuovo. Però Gianna B è un nome che è storico, diciamo, importante. Che è importante, quindi magari io non conosco le canzoni personalmente, però giusto a vedere i nomi, secondo me siamo o tra Gianna B o tra Extraordinary Heroes. Ok, sì, io pensavo più a una logica a livello mondiale, probabilmente al momento si gira più il nome di Extraordinary Heroes e magari uno non li conosce e dice conosco loro, voto loro. Quello era il ragionamento. Se contiamo chart, non ho visto anche tutti quei gli Extraordinary Heroes così alti nelle chart. Vero. Quindi magari in quella categoria perdono un po'. Ok. Quindi questa è un po' così come categoria. Sarà molto interessante vedere chi vincerà alla fine. Best Vocal Performance è qua, ok. Qui i nomi sono tosti. Sì. Tutti. Sono tutti nomi tosti. Sì. Diciamo che c'è un gruppo che ovviamente, però sono due gruppi, secondo me. Che hanno quel nome che ti tremano i vetri quando li dici. Sì. Senza nulla togliere agli Enhypen, che sono fortissimi, stanno però vedere gli Enhypen tra di loro è un po' strano. Sì, però fa piacere, dai. Sì, fa piacere perché comunque sono un gruppo nuovo e sono tra nomi molto grandi. Sì. Però vedi come anche la popolarità su TikTok aiuta molto. Tantissimo, ormai il mondo è lì, si muove la musica lì. Allora diciamolo, penso che la sfida sia tra Big Bang e Yet to Come dei BTS. Sì. Qui giocano le emozioni, secondo me, perché sono tutte e due canzoni che hanno un qualcosa. Allora, i BTS sembrava quasi una canzone di arrivederci.
Big Bang è una canzone di siamo tornati. Sì. È particolare, sono proprio i due opposti. Secondo me saranno davvero tanto le emozioni che comanderanno questo, perché come classifica penso che abbiano avuto risultati simili le due canzoni. Però dobbiamo ricordare che la YG non ha i Mama con la YG non hanno un storico molto piacevole, non si vogliono tanto bene, e quindi potrebbe influenzare più anche BTS. quello. Quindi sì, direi più i BTS in questo caso. Non solo perché sono i BTS, perché comunque i Big Bang sono un nome grandissimo, ma un po'... Però sarà bello, fanno vedere tanto, no? Quanti punti hanno fatto per ogni categoria? O danno solo il risultato finale? Credo diano, non so se si troverà online da qualche parte. Perché sarebbe bello poi andare a vedere, indipendentemente da chi ha vinto, chi ha ricevuto più voti del pubblico. Sì. Quello sarebbe molto interessante, perché qui davvero proprio secondo me si gioca sulle emozioni, perché appunto sono due strade contrapposte, simili ma contrapposte, perché anche le due canzoni secondo me hanno una logica simile, un po' il senso, no? Sì. C'è un futuro, arriveranno ancora cose, c'è ancora vita, cose del genere, quindi particolare, mi piace, questa è bella. Plot twist vincono le Davichi. No, ma glielo auguriamo. Allora, non abbiamo escluso a priori Davichi o Enhypen o Winner per una logica di gruppi inferiori, assolutamente. I risultati delle classifiche parlano chiaro, Big Bang e BTS comandano le classifiche quando escono con qualche singolo, e a livello mondiale sono sicuramente più famosi. Se dovessi scegliere un terzo tra questo, tolti i due cavalli direi gli Enhypen. Direi Enhypen, sì, se dovessi togliere Big Bang e BTS, i due con la B metterei gli Enhypen. Questo è difficile perché sono dopo tutto, cioè in fin dei conti i nomi che conosciamo. Esatto. Best Vocal Performance solo, questa volta non si parla più di gruppo ma di solo. Questa credo sia la categoria più difficile. Sì, perché poi è mista, e questo è particolare, perché mettere in sfida un solo femminile, un solo maschile riesce secondo me ancora più difficile. Sì. E poi su tutti i cavalli di razza qua, qua è difficile. Sì. Allora, sulle logiche delle classifiche tutti hanno spaccato. Esatto. Tutti. Stiamo parlando di IU, di Taeyeon, di Kim Min-seok, l'ho detto quasi bene, Limujin, il nostro amico Limujin, e Lim Young-boon, che anche lui l'abbiamo trovato più volte. Sì, assolutamente. Addirittura erano risaltate fuori canzoni di anni fa, se non ricordo male, in classifica. Quindi veramente è una cosa importante. È tosta. Forse per il nome potrei dire IU? Non lo so, io quest'anno ti direi Limujin. Ok. Sì, Taeyeon diciamo che da una parte comunque con INVU è stato uno dei solo femminili più grandi di quest'anno, senza dubbio. IU è il suo nome. Però i tre ragazzoli qua hanno dominato le chart quest'anno, quindi io non saprei dire chi. No, è dura, però ti direi che è un solo maschile quest'anno. Ok, vedremo un po'. Io, se dovessi così per questione di nome, probabilmente IU, però effettivamente ricalcolando un po' tutto, forse è stato più l'anno di Taeyeon che di IU. Magari l'anno scorso, quest'anno forse più di Taeyeon. Io purtroppo mi baso sempre sulla logica del successo globale. I tre nomi maschili sono tre nomi fortissimi in Corea, che quando escono con un singolo nelle classifiche coreane spaccano, ma a livello mondiale sono nomi che conosci se sei proprio addentro a questo mondo. Però attenzione che le votazioni non valgono tantissimo. I voti sono poco? Valgono poco, ok. Almeno così era stata la tendenza, infatti molto spesso in queste categorie vincevano nomi più conosciuti a livello, in Corea, no? Ok, però vedremo. Sì, vedremo che comunque anche Taeyeon ha avuto il suo grandissimo successo anche nelle chart. Ma tu chi faresti vincere? A parte quello che pensi che non lo so, sono tra Limujin. Io devo dire la verità, dico Taeyeon. Sono afflitta, non saprei quale scegliere davvero. Ok. Best Dance Performance Female Group. Allora, e qua i nomi ci colpiscono da vicino. Qua è dura, Questa è tosta. Difficile. Questa è tosta. Allora, G-Idol, Blackpink, IVE, Le Seraphim, New Jeans, Red Velvet. Ti faccio la mia disamina, così veloce. Okay. Allora, secondo me è l'anno Blackpink non è l'anno, è il decennio di Blackpink. Le G-Idol spaccano in maniera incredibile, ma quest'anno secondo me chi ha una leggera marcia in più sono le IVE. Le Seraphim sono uscite alla grande, le Red Velvet è un ma purtroppo. Le New Jeans hanno le giuste attenzioni, visto anche il titolo, ma manca qualcosa secondo me. Io punterei sulle IVE.
tolto il probabile strapotere del Blackpink, perché vabbè è chiaramente, però c'è sempre il discorso YG, quindi boh, non lo so. Poi comunque stiamo parlando di Best Dance Performance, sì, non giusto. Group. Giusto. Quindi io secondo me anche le Idol se la giocano in questo senso. Ok. Se contiamo solo la coreografia, Fearless è sicuramente iconica, ma non ha avuto l'attenzione sufficiente è vero. Da parte del pubblico generale. Red Velvet purtroppo è più stato per la fanbase che per il pubblico generale. Forse però anche le New Jeans, però anche le New perché Jeans, i video delle New Jeans, le coreografie girano in maniera incredibile, quindi è tosta questa, Io sono tra G-Idol, IVE e New Jeans, ti direi quasi sì, perché dance performance forse effettivamente le IVE però è stata comunque iconica la loro coreografia. Io ti direi solo per una logica di distribuiamo bene i premi, ti direi IVE in questa categoria e poi forse G-Idol nella Best Group. Ok, vediamo dopo. Io in questa ti direi IVE anch'io, probabilmente. Sì, penso che le IVE potrebbero vincere questa categoria o effettivamente no, le IVE. Le dura. Tomboy. È dura questa, ragazzi, questa è dura. Sì, io ti dico o IVE o Blackpink. Poi qua avremo Best Performance Male Group e qua è tosta. Allora, gli NCT se la giocano con i loro 12 gruppi diversi. Madonna, quanti sono qua? No, sono due. Ok, allora sono TXT, Treasure, Stray Kids, 17 e gli NCT anche Dream. qua si va ad esclusione secondo me. Ma allora, così, per il momento che stanno vivendo ti direi Stray Kids. Perché e anche le coreografie sono girate parecchio, loro sono tosti, non c'è niente da fare. Penso sia una delle canzoni più utilizzate su tutti i social questa, e quindi anche le coreografie ci vanno dietro. Good Boy Gone Bad dei TXT ti direi ad esclusione NCT non hanno avuto l'eco è vero. sufficiente per vincere secondo me. TXT uguale. E anche i Treasure comunque, anche se la canzone comunque è stata molto popolare, non abbastanza da vincere in questa contro 17 e Stray Kids, quindi io me la gioco tra 17 e Stray Kids. Okay. Però ti direi Stray Kids più anch'io 17. Anche se Hot è stata molto molto iconica, anche chi non era fan comunque la ballava, l'ascoltava. Vero. E ha spopolato un po' in questo senso anche la loro coreografia, però ti direi più Stray Kids. Sì, no, più che altro perché sennò le tue amiche si arrabbiano e quindi voto Stray Kids, per me vincono loro. Ok, quindi possiamo procedere. No, a parte tutto, oggettivamente sì, Stray Kids. Il discorso di prima è più che il loro anno, è un buon biennio loro, diciamo, stanno andando veramente forte. Best Dance Performance solo. Qua ho le idee abbastanza chiare. Non lo so. Qua devo dire che sono abbastanza. Allora, vado io di mio? Vai. Allora, Psy secondo me ha spaccato più come canzone che come dance performance. Sonmi sì, bella canzone, ma non Smiley di Iena non l'ho vista abbastanza. Così tanto. Allora, Zoom e Pop sono due belle. Parliamo di dance performance. Esatto. Devo dirti la verità, secondo me è più Pop di Nayeon. Perché secondo me? Perché ho visto addirittura coreografie su Pop di gente che non ha mai ballato una coreografia K-pop. Eppure Pop la ballavano perché era un balletto che ti prendeva, un po' particolare, il gioco delle mani. Anche Zoom abbastanza iconico, zoom in, zoom out. Zoom è stata usata molto anche su TikTok da gente che col K-pop non ha nulla a che fare. Quindi, e qua è tosta, Qua è tostissima. Però se parliamo di dance performance anche ti direi più pop. Sì, secondo me è Pop. Potrebbe vincere quella e onestamente è quella che spero che vinca perché mi piace molto come coreografia. Sì, mi piace veramente tanto. È stato un debutto molto interessante. Molto bello. Best Female. Ok, Best Female Artist qua è molto che nomi. Che nomi, qua è tosta. Io qua ho una risposta, cioè so come rispondere senza. Ma quello che secondo te accadrà o quello che vorresti tu? Perché quello che vorresti tu lo so già. Sì, penso di saperlo già. Quello che secondo me accadrà.
Ok, quindi? Io ti direi Taeyeon, senza ombra di dubbio. Taeyeon, ok. No, Senza pensavo ombra avresti detto Seolgi, che avresti voluto, perché so che hai adorato il suo album. Sì, però quando è un progetto così artistico non sempre non prende, sì, esatto, è vero. È un po' troppo di nicchia, tra esatto, è un po' troppo di nicchia, quindi non mi sembra neanche corretto che vinca lei in questo senso, anche perché ha debuttato qualche mese fa in confronto a Taeyeon, che tutto l'anno comunque ha sfornato canzoni. È stato il suo anno, sì. Esatto. Sono d'accordo. Stessa cosa con Mion, e anche Nayeon, nonostante comunque il suo debutto ha avuto un grande successo, non abbastanza da colmare tutto l'anno, per dire. Sì. E quindi ti direi Taeyeon senza ombra di dubbio. Ma tu pensa uno che non ascolta K-pop e pensa che lo prendiamo in giro, Nayeon, Mion, Taeyeon. Cioè sembra una cosa, invece no, è tutto reale. E anch'io comunque penso che vinca Taeyeon, e sinceramente, se posso dire la mia, se lo meriterebbe assolutamente, perché è un anno, ha avuto un anno pazzesco. Best Male Artist, anche qua l'è dura. Allora, J-Hope, Kang Daniel, Lee Myung-woong, detto bene? Sì. Psy, che se non si arrabbia Strix, e Zico. Allora, il ditino del votatore va su J-Hope, secondo me. Sì. Di base va su J-Hope. Allora, io devo dire la mia, adoro Kang Daniel, ha uno stile particolarissimo, a me piace moltissimo, ma proprio le sue canzoni spaccano di brutto, però quest'anno non si è sentito molto, ha cambiato mestiere nel frattempo. Non lo so. Cosa vendeva biscotti? Sì, vendeva i biscotti. Però non non mi è sembrato un anno in cui abbia fatto qualcosa di. Poi magari ignoranza nostra, magari in Corea ha spaccato e da noi è arrivato qualcosa di meno. Allora, secondo me se la giocano J-Hope e Psy, perché il ritorno di Psy era molto atteso e quindi. Però penso più J-Hope, devo dire la verità. Sì, anch'io, perché comunque ha fatto molte collaborazioni che sono state molto importanti, quindi sì, ti direi più J-Hope. Più J-Hope anch'io, sì, lo penso. Best Female Group, G-Idol, Aespa, Blackpink, ITZY, Twice, Red Velvet. Allora vado per esclusione prima, così poi ci fermiamo. Allora, ITZY secondo me non è stato il loro anno. No, assolutamente. Loro sono sempre più brave probabilmente, ma le canzoni di quest'anno non hanno dato al pubblico quello che il pubblico voleva. Se il fanbase è rimasto deluso, non mi immagino il pubblico generale, quindi non è il loro anno. Red Velvet, un ritorno tanto atteso, ma non quello che speravamo, secondo me. Poi comunque c'è un comeback che hanno fatto rispetto ad altri gruppi che hanno lavorato molto di più durante l'anno, non credo sia giusto anche dare il premio a loro. Assolutamente. Allora il cuore va sulle Twice, ma non penso sia il loro anno. No. Blackpink, Aespa, G-Idol. Le Aespa le avrei viste più l'anno scorso sì, quest'anno quest'anno no. Blackpink, G-Idol, io punto G-Idol. Anch'io punto G-Idol, perché hanno stravolto le regole del gioco, hanno fatto 2 singoli totalmente diversi. Secondo me quest'anno hanno spaccato veramente tanto. E poi per una cosa, in senso, Blackpink potentissime, innegabili, l'album bellissimo, sono loro, Blackpink è anche inutile stare a descriverle, lo sapete tutti, ma secondo me le G-Idol quest'anno sono arrivate ad un bellissimo risultato che va premiato per tutto ciò che le ha portate ad oggi. È vero. Quindi secondo me va premiato proprio il percorso oltre al risultato. Comunque anche oggettivamente 2 singoli hanno fatto uscire completamente diversi, che vanno a sdoganare ogni regola. Stare a vedere anche My Bag, esatto, terza canzone totalmente diversa, che hanno dominato le chart oltretutto, cioè le hanno proprio dominate, quindi anche in quel senso secondo me è più facile che vincano le G-Idol in questa categoria almeno. Sì, questa categoria e se lo meriterebbero anche. Voterei più le G-Idol, ma proprio ti ripeto anche per la questione di percorso, perché le Blackpink sono innegabilmente fortissime, sai che a me piacciono un sacco. Record su record. Loro spaccano di tutto, però come dicevamo all'uscita di Pink Venom ci aspettavamo qualcosa di diverso. Poi con Shutdown ci hanno dato qualcosa di diverso che speravamo. Comunque G-Idol ci hanno dato a noi come vibes, hanno dato molto di più, quindi io voterei G-Idol. Se io dovessi deciderei G-Idol, dico la verità. Anch'io farei così. E comunque secondo me vinco le G-Idol, cioè, vediamo, può essere, sarei contento, sarebbe un bel risultato. Best Male Group, qua diventa difficile perché quando giochi con i cavalli di razza estrema, però ci sono dei però. Ci sono dei però, perché se dobbiamo guardare l'ultimo anno, perché allora posso dire la mia? Vai. Anche gli Stray Kids quest'anno li ho visti un pochino sottotono in confronto all'anno scorso. Cioè a me sembra che abbiano perso un po' una piccola occasione, nonostante ormai il mondo
penda dalle loro labbra, quell'occasione di prendersi lo scettro. Cioè, allora lo scettro è attualmente, volenti o nolenti, in mano ai BTS, ok, che adoriamo, e stanno un attimo lasciando il colpo, ma per ovvi motivi, perché devono andare a militare e tutto. Questo scettro deve passare a qualcuno. Sembra quasi che i Stray Kids abbiano detto no, noi no, tenetevelo voi. È vero, cioè, sembra molto quella. Cavolo, l'anno scorso hanno spaccato tutto, quest'anno sembra che abbiano lasciato un po' il colpo, e mi spiace questa cosa. Però vabbè, penso che il premio vada ancora ai BTS, meritatamente. Almeno per quest'anno ancora sì. Anche la chiusura loro di un ciclo, ci sta. Anche a livello di comunque l'apertura di un altro ciclo, quindi parliamo dei debutti solisti. Esatto. Sono 7 individui meritano, è innegabile, cioè perché no, i BTS, se anche ti dico quest'anno anche loro non hanno dato chissà cosa, cioè se devo stare a vedere forse mi hanno dato di più, i TXT però anche loro niente di che, i Seventeen forse quest'anno e gli Enhypen hanno dato una spinta maggiore. Bello, una sfida in casa comunque, sono tutti da live, i 4 gruppi di cui abbiamo parlato adesso, BTS, Enhypen, Seventeen, TXT, vabbè. Live ormai monopolizzato. Direi sì, BTS, penso i BTS. Anche se io, direi BTS anch'io, ma se devo dire non perché ci sono le mie amiche, secondo me i Stray Kids un po' se lo meritano però. E allora ti dico la verità, secondo me se lo sarebbero meritato di più l'anno scorso. L'anno scorso, sì. L'anno scorso. Però tra i gruppi qua ti direi ancora Stray Kids quest'anno. Ok. Cosa che effettivamente poi era successa nella nostra classifica di fine anno. Ricordi che tutti si aspettavano la vittoria dei BTS e invece hanno vinto gli Stray Kids nella nostra classifica di fine anno. È vero. Ricordiamo che a dicembre noi facciamo una mega classifica votata dal pubblico per vedere il gruppo più forte dell'anno, quindi seguiteci sui nostri social, faremo la diretta su Twitch, quindi preparatevi. Poi procediamo, dove siamo arrivati? Best New Female Artist. Questa è la categoria che più temevo perché questa è Best tosta. New Female. Allora, Hive, Kepler, Le Seraphim, New Jeans, Mix, Iena. Ok. Se posso dire una cosa da sola. Sì, esatto. Se posso dire una cosa sulle Kepler, hanno perso proprio un'occasione enorme, perché a inizio anno ti avrei detto questi 5 gruppi, vabbè che le New Jeans ancora non avevano debuttato, però ti avrei detto le Kepler se la giocavano. Ora come ora ti direi che sono uscite dai giochi. Sì, da sole. Cioè è stranissima la sono autoescluse purtroppo. Cioè non loro, perché l'ultima canzone però secondo me non è stata azzeccata. Io la butto lì proprio facile, le Hive penso, cioè è innegabile, perché le Seraphim hanno spaccato, le Mix sai che io le adoro, però hanno livelli contrastanti, le New Jeans sì ma no, le Hive mettono tutti d'accordo. Se le New Jeans avessero debuttato un po' prima, avessero fatto un comeback in mezzo, forse se la giocavano. Però le New Jeans sono arrivate un po' tardi e comunque magari solo l'anno il debutto prossimo non è saremo abbastanza. a parlare di loro. Magari l'anno prossimo sì, però le Hive hanno fatto uscire il debutto, il primo comeback, secondo il comeback uno più forte dell'altro, mi sembra abbastanza inutile discutere. Senza dimenticare Love Dive, che secondo me è una delle canzoni dell'anno in assoluto, vero. Va bene, quindi le Hive, diciamo. Siamo d'accordo. Ma il mio cuore direbbe Mix, ma perché mi piacciono, va bene, questo è un altro discorso. Best New Male Artist, e qui allora Extraordinary Heroes, TNX, Tempest, ATBO, Unite. Così proprio ad occhio ti direi tra Extraordinary Heroes e Tempest, che sono i due nomi che ho più sentito in assoluto. Esatto. Contando anche la nostra ignoranza in campo in questa categoria, perché siamo più da girl group molto sconosciuti per noi, ma se confronti boy group e girl group nelle due categorie, oggettivamente le girl group sono molto più famose. Sì, è vero, è vero. È stato l'anno delle girl group. Sì, direi tra Extraordinary Heroes e una cosa personale ti direi Extraordinary Heroes. Anch'io, perché mi piacerebbe vedere una band vincere. Sì, quel che ho sentito mi è piaciuto, quindi speriamo, vediamo, diteci la vostra, come sempre. Contando che le band hanno sempre avuto meno visibilità di altri gruppi, è vero. Nonostante tutto comunque sono stati molto sentiti, quindi. Allora qua sono 1 miliardo worldwide fans, ok, diciamo il voto dei fans mondiali. Sì, è un po' quello che facciamo noi a fine anno, la top 10, quindi è un po' difficile da. Vabbè, allora sulla logica di fans è abbastanza ovvio il gioco, o Blackpink o BTS. Vedi che c'è ma qua si vede la classifica, scusate. Guarda chi c'è al secondo posto. Ma di 10%, 0,15% di differenza, attenzione, abbiamo. Scusa, vai giù un secondo, ma ci sono anche. Porca miseria. Porca miseria. Ma veramente sta succedendo questo?
Bella questa notizia qua. Quindi mi devo rimangiare tutto ciò che ho detto finora. No, vabbè. Per ora no, finora in senso in questa categoria, perché io avevo detto Sì. se giocano tra BTS e Blackpink, le Blackpink Blackpink sono sono 12esime al momento. Ma forse perché i fan sanno che i Mama e Blackpink non stanno lì a perdere tempo. Ok, quindi dicono magari... ma che te vota fa, tanto non ti fanno vincere. magari Quindi se la giocano BTS e Stray Kids, quindi torna in auge quello che è come si era chiuso il nostro anno. Passiamo lo scettro forse. Però mi fa piacere vedere anche che ci sono i GOT7, che comunque Sì, nonostante sì, siano sì, un gruppo sì. che comunque hanno chiuso, sono nella top 10 con gruppi tutti attivi. Bella questa cosa. Wow. Quindi, E le Twice, le uniche ragazze qua nella le top Twice 10. decime, Sì. ok. 15esime le Dreamcatcher, attenzione. Sì, è una classe bella mista sta classifica piace qua. Vediamo tra i gruppi un po' nuovi abbiamo, scusa, scendi un attimo. questo è Izzy, tutto. Hive prima delle Seraphim, però le Hive Hive uno e Seraphim. 0,25, vabbè, ma contro mostri sacri che ci sono ovviamente diventa Esatto. difficile. Quindi se la giocano- Ok, se la giocano Stray Kids e BTS, vi capito. aggiorniamo su questa cosa, vedremo come andrà. Song of the Year. Ok, È dura tosta. Allora, vediamo cosa vediamo di un po' più famoso. G-Idol, Blackpink con Pink Venom, i Big Bang, BTS. Vai. tocca. Yenai, Penai, You, Hive, Love Dive. Love Dive. Le Seraphim con Fearless, sì ma no. Nayeon con Pop, sì ma no. Prick. Bah, che sia Love Dive. Io ho quasi l'impressione che potrebbe vincere Love Dive. Però anche Tomboy Anche Tomboy. ne ha fatta. Però rispetto ad anni passati in cui era chiarissimo quale sarebbe stata la canzone dell'anno, qua è difficile. Sì. Tipo quando hanno vinto le Twice, anche se era il primo comeback, quindi stessa situazione di Love Dive, tutti sapevano che era C-Rap, non c'era ombra di dubbio che avrebbe vinto C-Rap. Però qua è Per me se la difficile. giocano in 4. Ti dico chi se la gioca. 5 se la giocano. BTS, Stray Kids, Blackpink, G-Idol, Hive. Io Però di più le Hive non lo so, è tosta. Io ti direi o Tomboy o Love Dive, perché sono le due canzoni che Sarei contento chi non per era il G-Idol, fan, però sarei tanto contento, sarebbe devo una dire la bella verità, sì. Anche perché sai che ci mettono del loro, Se la quindi- scrivono loro, quindi sì, sarebbe veramente una bella anche soddisfazione. oggettivamente ti direi Love Dive o Tomboy. Sono tra queste due canzoni, quindi Ok, vediamo poi cosa succede. Diteci sempre la vostra, Qui sarà Artista dell'anno. Vabbè, un po' si richiama quello che. Beh, artista dell'anno, in questo caso invece ho le idee molto più chiare. G-Idol o Hive, perché sono Sì. i due gruppi che quest'anno hanno dato di più, secondo è me. vero. Se la tra giocano tutti. tutte e tre di loro, mi sa, Perché le ESPA anche loro l'anno scorso, più che quest'anno. E Taeyeon. Che io no, io ti direi più G-Idol e... G-Idol e Hive. Sì. Sì. Quasi addirittura G-Idol che... Sì, se guardo l'anno nella completezza e quello che ha fatto il gruppo, forse le G-Idol, perché poi nel frattempo è uscito anche il solo di Mion, hanno fatto delle piccole cose personali, quindi sì, può essere. G-Idol. Bisogna vedere un po' lì, poi senza nulla dire, però ci sono anche dei giochi di grandezza delle case discografiche, di importanza, quindi chiaramente poi queste sono cose che noi diciamo in base all'affetto che proviamo per i gruppi e per quanto ci piacciono le canzoni, poi dietro c'è un mondo che si muove, quindi può cambiare tutto. Queste erano le nostre idee. Sì. Quello che ci Chiarissime piacerebbe proprio. e quello che potrebbe essere. E no, alla fine ci siamo persi un po' perché prima siamo stati bravi, nel finale diventa dura. 50 gruppi, ci Quando piacciono parli tutti. dei gruppi, cioè dei primi grandi, sei un po'... Sì, è un po' un casino. Comunque, diteci la vostra, chi secondo voi vincerà, magari prendete una determinata categoria di cui volete parlare, soprattutto ci interessa sapere canzone dell'anno e gruppo dell'anno. Ci dite la vostra e vedremo poi chi avrà ragione e chi avrà torto e vedremo Come un po' come Fantamama. andrà. Come i Fantamama, assolutamente. E noi ovviamente, come vi dicevo, a fine anno su Twitch faremo una bellissima classifica votata da voi, manderemo i link qui su YouTube, su Instagram, su TikTok, dappertutto per andare a votare e per dirci la vostra. Vi basterà commentare dando dei voti a vari gruppi e a fine anno faremo una bellissima classifica del gruppo più forte dell'anno. Ogni anno ne vediamo delle belle, quindi ci sarà da divertirsi. Seguiteci su tutti i social così avrete tutte le informazioni. Votate, scrivete cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!